Dopo aver mangiato una pizza da asporto, ho deciso di riciclare la parte pulita del cartone per creare una copertina rigida su misura per il mio bullet journal. Voi però potete crearla adattandola anche per agende, libri o per quello che preferite. Prima di tutto ho misurato un pezzo di elastico che ho colorato immergendolo in colore acrilico diluito con acqua. Dopo averlo strizzato e messo ad asciugare, ho preso le misure del mio quaderno. A entrambi i lati ho aggiunto 1 centimetro e riportato le misure sul cartone della pizza dal quale ho ricavato 2 rettangoli. Ho tagliato un pezzo di scotch di carta largo 5 cm e l'ho sovrapposto parzialmente al lato lungo di uno dei 2 rettangoli. Poi ho appoggiato il quaderno e ho sovrapposto il secondo rettangolo tenendo tutto insieme con lo scotch di carta. Se non lo avete, in alternativa potete usare della carta da incollare con la colla. Dopo aver scelto la stoffa, ne ho tagliato un pezzo più grande della copertina e ho ritagliato un triangolo da ogni angolo. Dopo aver steso della colla vinilica, ho iniziato a incollare ogni lato della stoffa tirandola bene per fare in modo che non rimanessero grinze. Mentre la colla asciugava, ho tagliato un rettangolo di cartoncino decorato per creare l'interno della copertina. Questo rettangolo deve essere leggermente più piccolo in modo che ogni lato sia distante circa 1-2 mm dal bordo. Dal cartone della pizza ho tagliato 2 rettangoli alti come il cartoncino decorativo e larghi come circa metà della copertina. Ho tagliato 2 rettangoli di stoffa più ampi e su ognuno ho incollato un rettangolo. Ho incollato al cartone solo uno dei 2 lati più lunghi della stoffa. Ho appoggiato sul lato incollato un altro pezzo di cartone che mi serve solo per fare spessore. Poi ho sovrapposto il cartoncino sul quale ho steso la colla per incollare la stoffa. Una volta asciugato ho tagliato un pezzo di elastico, poi ho segnato i riferimenti con una penna. A questo punto si può iniziare a incollare le 2 parti. Da questo momento in poi io preferisco usare il mastice perché è un collante forte e so che non corre il rischio che le parti si scollino. Se preferite voi potete continuare con la colla vinilica oppure con un'altra colla forte. Se usate il mastice anche voi, lavorate in un locale ben ventilato e cercate di non respirare le esalazioni che emana. Ho steso quindi il mastice su entrambe le parti da incollare, poi ho atteso il tempo di posa di 15 minuti prima di incollarle. Con il pezzo di elastico avanzato ho preso la misura per il portapenna, poi ho steso una dose abbondante di mastice su entrambe le parti della copertina e sull'elastico. Specifico che ho imparato a creare così la copertina guardando un video del quale vi lascio il link nella descrizione. Dopo 15 minuti le ho unite appoggiandoci sopra un peso per una mezz'ora.